abbiamo una densità di sequoia elevatissima, guardate che roba. Che figo, altro posto davvero mi lascia senza parole. Per questo gli orsi, ci sono gli orsi in questo parco. È un casino, un casino! Da qui la vista sulla città è un qualcosa di strepitoso. Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti negli Stati Uniti d'America. Pensate che è la mia prima volta raga in America, passerò qui i prossimi 10 giorni, sarà un bellissimo viaggio on the road alla scoperta di alcuni dei parchi più belli che ci sono in questo paese. Partirò da San Francisco, visiterò anche chiaramente Las Vegas e vi farò vedere tutti i posti che riuscirò a visitare in questi 10 giorni. Vi cercherò di dare dei consigli su cosa fare, su cosa vedere e niente, come al solito vi porterò con me. Voi come al solito mettetevi comodi e rilassatevi perché ho tantissime cose da mostrarvi. Buona visione! Prima di mostrarvi i giorni che ho trascorso a San Francisco, voglio presentarvi il magico gruppo con cui ho condiviso questa esperienza. Bellissimi, abbiamo mia cugina Arianna, mio cugino Stefano, potete parlare, potete dire sorella. esatto, la moglie di Stefano, Non ha un nome, Federica, solo la moglie di Stefano. e poi abbiamo Lino, l'eroe di questo viaggio, Cappellino. E niente, L'eroe. siamo carichi? Carichissimo. Andiamo. Let's go. Let's go. Interrompo brevemente questo video per parlarvi dello sponsor di oggi che è Eimondo. Se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io vi consiglio proprio Eimondo, una delle migliori assicurazioni di viaggio esistenti. Se cliccate sul link che vi lascio qui sotto in descrizione potrete capire quale polizza stipulare, quindi qual è quella che fa più al caso vostro, se per esempio farne una per un viaggio singolo, se fare quella annuale oppure se fare quella che ho fatto io che si chiama assicurazione di viaggio a lunga permanenza. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link, avrete il 10% di sconto. Insomma, con Eimondo viaggia anche tu, senza preoccupazioni. Adesso torniamo al video. San Francisco è in assoluto una fra le più affascinanti città degli Stati Uniti, una tappa che non potete mancare se state pianificando per le vostre vacanze un tour della California. La città non è enorme, ma occorre sapersi organizzare per godersela appieno e non perdersi le principali attrazioni. Le cose da fare a San Francisco infatti non sono poche, anche se per fortuna i principali luoghi di interesse si concentrano in un'area piuttosto circoscritta e con un'attenta pianificazione si può vedere molto. Cerchiamo di capire allora quali sono le tappe da non perdere, ecco quindi che cosa vedere a San Francisco. Mettiamo subito alla prova Arianna, mia cugina, che ci spiegherà che cos'è quella prigione che vedete alle spalle di Arianna. Vai! Allora, la prigione Alcatraz, che credo tutti quanti conosciamo perché è la prigione di massima sicurezza più famosa al mondo, credo. In realtà è stata aperta per pochissimo perché l'hanno inaugurata negli anni 40 e poi chiusa già negli anni 60, credo per gli alti costi. Si dice che fosse impossibile scappare da Alcatraz perché le acque gelide dell'oceano sono impossibili da nuotare, soprattutto poi se si arriva debilitati da una prigione così restrittiva. Comunque pare che nessuno è mai scappato e niente, è fighissimo. Cioè io l'ho visitata, sì, si può visitare, partono i traghetti, conviene prenotare per tempo. Io sono già stata qui nel 2018, l'avevo già visitata, per me è bellissima ed assolutamente da fare. Poi adesso magari andrà a fare anche lui in questa vacanza, io non andrò, però ve la consiglio assolutamente. Il Fisherman's Wharf, ovvero il molo del pescatore, è uno dei luoghi di interesse di San Francisco più chiassosi e festaioli. È ancora un punto d'attracco per le barche da pesca, ma è soprattutto una zona piena di negozi, locali e ristoranti. L'area più commerciale è il Pier 39, dove vi consiglio di andare anche per vedere i leoni marini.
Raga, il miglior modo per visitare San Francisco comunque è quello di noleggiare le biciclette. Costano parecchio, l'America è veramente cara. L'abbiamo pagate $40, poi il ragazzo gentile ci ha fatto uno sconto di 5, quindi l'abbiamo pagata $35 per tutto il giorno, che è una follia per delle bici. Però l'America è così, raga, lo sapevamo, abbastanza cara. E adesso niente, andiamo a vedere l'attrazione principale di San Francisco, direi, no? Stiamo avvicinando al Golden Gate, raga. È gigantesco. Il Golden Gate, il grande ponte rosso che unisce la città alla contea di Marin, è il simbolo di San Francisco, una delle sfide alla natura più ardite mai lanciate dall'architettura americana. 2700 metri di lunghezza, sorretti da 2 giganteschi piloni chiamati a resistere ai forti venti e alle impetuose correnti della baia. Ci siamo! Siamo sul Golden Gate, raga! L'attrazione sicuramente principale di San Francisco. Questo ponte è lunghissimo, rosso. Questa ingegnosa opera, inaugurata nel 1937, deve il suo caratteristico colore ad un motivo specifico, quello di migliorarne la visibilità durante i giorni di nebbia nella baia. Superato il famosissimo Ponte Rosso di San Francisco, si arriva in un nuovo quartiere che si chiama Sausalito e da qui in pratica c'è la possibilità di prendere la barca o il battello per ritornare poi nel centro di San Francisco, quindi non dovrete poi ritornare con le biciclette. Ed è carinissimo qua, è davvero carino, ci sono un sacco di casette strabelle, super americane, sono carinissime. Molto bello questo quartiere. Che bello girare così a zonzo. Siamo tornati a San Francisco, raga, abbiamo preso il battello da Sausalito. Passeggiando lungo i tanti sali e scendi delle colline di San Francisco, noterete affollati mezzi di trasporto dal fascino vintage sfrecciare lungo le vie della città. Si tratta dei famosi cable car, gli storici tram che operano fin dal lontano 1873, valido mezzo per gli spostamenti, ma anche vera e propria attrazione in sé. Per chi visita San Francisco, infatti, almeno un giro è d'obbligo, e per chi vuole saperne di più c'è anche un museo dedicato, il Cable Car Museum. Yes, hello to Italy. Hello Italy. Hello Italy. Yes, good. Ciao. 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 Very good. Uno dei sobborghi più fotografati di San Francisco è quello nei pressi di Alamo Square, dove troverete le famose Painted Ladies, un raggruppamento di case in stile vittoriano che, per colore ed eleganza, si è guadagnato appieno lo status di attrazione turistica. Pazzesco, raga, il meteo qui fino a un secondo fa c'era il sole, faceva caldissimo e adesso è iniziato tipo a piovigginare poco poco, tutto grigio, nebbia, San Francisco. Sembra di essere a Londra. È vero. Tra l'altro adesso ci troviamo a Castro, che è un altro di quei quartieri che se avete tempo e voglia potete visitare perché è molto particolare, ci sono tutte le case colorate. E poi? Come dicevo è il quartiere gay, LGBTQ, così. Quindi ci sono le strisce colorate di arcobaleno, tutte le bandiere, un sacco di posti tipici in cui mangiare. Ci può stare anche per fare la pausa break, insomma. Pausa pranzo, sì. Se avete tempo e voglia potete venire fin qua su, è carino, dai.
questo momento invece ci troviamo a Mission District e dovete assolutamente venire qui. Guardate che parco fighissimo che abbiamo trovato. Questo è il Dolores Park e anche da qui la vista sulla città è un qualcosa di strepitoso. Ci sono i grattacieli sullo sfondo, c'è il parco qua davanti, è spettacolare, venite assolutamente qua, davvero bello, ci sta piacendo un sacco. San Francisco è la città panoramica per eccellenza. I suoi continui sali e scendi creano vedute e prospettive splendide sparse un po' per tutta la città. Uno dei punti panoramici più famosi, basti pensare che ogni anno attira circa 2 milioni di turisti, è Lombard Street, la tortuosa strada fiorita che sorge su un'importante collina della città, Russian Hill. Bellissimo il Painted Ladies. Ciao. E niente raga, poi la via finisce lì. Come potete vedere là c'è la città ed è una roba diventata molto turistica sta via. È carina, ci sta a venire qua. Molto turistico, aspettatevi di trovare tantissima gente. Però boh, è una cosa particolare, caratteristica di San Francisco. A San Francisco, raga, ci sono le macchine senza autista, non so se vedete. In pratica è un taxi e non c'è l'autista. È tipo un Uber, no? Voi potete chiamarlo tramite l'app, la macchina arriva, non c'è l'autista, gli dite dove dovete andare e sta cosa mi ha fatto impazzire. La prima volta che l'ho visto ho detto, mio Dio, ma cosa sta succedendo? Come mai c'è una macchina dove non c'è l'autista e sta pure andando avanti, il volante gira? Non ho mai visto nulla di simile, solo a San Francisco penso, raga. Pazzesco, fighissimo. L'ultima attrazione che abbiamo visitato noi è il Palace of Fine Arts, un monumento in stile neoclassico costruito nel 1915. L'elemento centrale è una grande rotonda circondata da un colonnato che si riflette in un laghetto artificiale in una cornice suggestiva e pittoresca. Oggi, oltre a presentarsi come uno dei più bei monumenti di San Francisco, viene utilizzato come spazio espositivo ed è stato usato più volte come set per film e programmi televisivi, fra cui il celebre film The Rock. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questo video. Noi abbiamo dedicato solo 2 giorni a San Francisco, ma se voi avete tempo vi consiglio di passarcene almeno 3, anche di più volendo, perché infatti ci sono tante altre attrazioni che noi per mancanza di tempo appunto non siamo riusciti a vedere. Ve ne cito solamente qualcuna molto velocemente. Abbiamo la Chinatown di San Francisco, che pensate che è la più antica e numerosa comunità cinese di tutta quanta l'America. Abbiamo il MoMA, ovvero il Museo d'Arte Contemporanea, uno dei più grandi complessi museali degli Stati Uniti con oltre 30.000 opere, pensate. C'è il Golden Gate Park, ovvero un bellissimo parco pieno di musei e giardini. Abbiamo il Twin Peaks, che è un altro punto panoramico dal quale ammirare meravigliose viste panoramiche appunto sulla città, sul Golden Gate Bridge e sulla baia circostante, e appunto ci sarebbero tante altre cose da visitare. Se ne conoscete di altre che vale la pena di vedere e volete consigliare alle persone che stanno organizzando un viaggio a San Francisco, vi chiedo di commentare qui sotto in modo tale da rendere ancora più completa ed interattiva questa guida. Tra l'altro, se state organizzando un viaggio in America, vi consiglio di non perdervi anche gli altri episodi che usciranno prossimamente, perché infatti ci lasceremo alle spalle San Francisco e io con la mia combriccola, con i miei amici, visiteremo alcuni dei parchi più belli di tutto quanto il paese. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse vi chiedo di lasciarmi un bel like, iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Paolo E vi farò vedere tutte le avventure vi darò e vi farò vedere tutte le avventure che e vi farò vedere Ridimensionate tutto. Paolo, raga, ma il vero il Golden fucking Bridge. Golden Gate. Il Golden Gate si chiama. Vai. Ragazzi, qui siamo a Lombard Street. E no, cancella. Vai, rifai. Tanto fai. Cioè continua pure. Okay. E ricomincia da capo tu e io continuo col video. If you're going to San Francisco.
Francisco.